Ragazzi, buongiorno. Questa è la nostra cameretta. Molto molto in disordine. No, non la fare vedere. Non sappiamo se ve l'abbiamo detto mai. Piove. Questa è la bellissima vista dalla nostra stanza. Adesso usciamo, la prima tappa sarà il Vasa Muset, cioè il museo della nave. Adesso vi descriveremo. Andiamo. Faremo le scale anziché l'ascensore perché siamo al secondo piano. Ricordate il discorso glutei, fondamentale. L'hotel è enorme. No, non è. Reception. Io devo sempre orientarmi di nuovo. Il GPS non è attivo. L'ombrello ci servirà? No, non ci serve, in questo momento non sta piovendo. Oggi vi farò da cicerona io, quindi preparatevi a perdere tantissimo tempo. Sì, perché col fatto che lo fa sempre lui io mi rilasso, non faccio nulla e sto con la testa per aria. Queste sono le scuse, ora vediamo se sei all'altezza, dai. Dobbiamo andare al Vasa Museum. Indicazioni. A piedi significa 36 minuti. Da questa direzione. Perfetto, andiamo. Scandinavia è pienissima di queste cose. Nuovo acquisto per il lavoro. Queste sono quelle che utilizzo io e per fortuna ho trovato un prezzo simile a quello online, quindi le ho prese. Negozio Nikon a Stoccolma, 256 e 128 ci dovrebbero bastare per tutto il viaggio. Sono arrivato a circa 850 giga di micro SD e 300 giga di SD normale. Avrò una mole di lavoro impressionante. Comunque queste due a grandi linee sulle 100 euro. Prezzo ci sta alla grande. E questo ci fa felici. Molti di voi mi diranno: ma perché non ti porti un hard disk oppure non fai la copia sul cloud? Cerco di fare entrambe le cose per avere una doppia copia. Poi anche perché in certe zone caricare tutto sul cloud è difficile perché la connessione è lenta. Mi devo soprattutto affidare a queste schedine, cerco di prenderle buone proprio per stare più tranquillo possibile. La futura macchina di Sara, ce la vedete? Ti ci vedi all'interno? No. Dai che il Vasa Museum sta qua dietro. Nelle grandi città io bisogna che apro gli occhi perché non sono abituata alla grande città, sono abituata al paese piccolo. Quindi pista ciclabile, macchine da un lato, peggio ancora in Gran Bretagna dove guardi dalla direzione sbagliata, quindi qui intorno al 1250 venne fondata la città da suo fondatore che è Birger Jarl, che è anche il nome dell'hotel dove noi pernottiamo, e 2 anni dopo lui comandò e diresse la costruzione del Palazzo dei Tre Kronor. Intanto andiamo al Vasa Museet. Con il biglietto elettronico sono comprese anche le audioguide che si possono scaricare sul nostro telefono tramite il QR code. Ci sono tutte le lingue e noi scegliamo italiano. Benvenuti al Museo Vasa. È un giorno d'estate a Stoccolma del 1628 quando il nuovo vascello Vasa parte per il suo viaggio inaugurale. 1000 querce, migliaia di persone e 3 anni di duro lavoro sono stati necessari per costruire l'orgoglio della flotta del potente Regno di Svezia. Ma poi qualcosa succede. E questo qualcosa è la ragione per cui oggi voi siete qui. Ma perché siamo qua? Questa nave che vedete di fronte a noi è la migliore nave di quel tempo meglio conservata al mondo. Affondò il giorno della sua inaugurazione, il 10 agosto 1628. Per quale motivo? Appena messa in mare affondò perché la sua parte superiore risultava troppo pesante. Ha passato nel fondo marino circa 333 anni e nel 1961 l'hanno fatta riemergere, appunto messa a posto. Quella che vediamo è la struttura originale al 98%. Si può andare anche più su. Ragazzi, ma guardate che intarsi il legno, è una meraviglia.
Tra le ipotesi dicono che la nave subì delle folate di vento per cui perse l'equilibrio, però la progettazione in realtà non fu così casuale e così sprovveduta, e si pensa, e forse è l'ipotesi più avvalorata, che se non fossero state aperte queste finestre da dove sbucavano i cannoni e se non fosse entrata acqua proprio per il movimento inclinato di più volte della nave per via del vento, probabilmente non sarebbe affondata. E dopo la visita alla nave, un piatto tipico svedese: patata, gamberetti, maionese, cipolle e una bella birrozza. Gliene chiedo un'altra. Aperitivo terminato, ora direzione Stuzzichino. Adesso direzione Gamle Stan, cioè la città vecchia centro di storico. Stoccolma. Perché vai col giubbetto della moto? Perché è un freddo. Tra poco tornerà la pioggia, perché da là dovrebbero arrivare quei nuvoloni. La gente è coperta, qualcuno è anche un po' sfregnato, cuffia di lana, guanti di lana, Cioè, il impermeabili. 25 di agosto con 12-13 gradi e... Sì, però questa gente lo doveva sapere che noi arrivavamo, cioè poteva capitare. È arrivato il momento, sfoderiamo la spada. Madonna che classe, ragazzi. E niente, Siamo questo sotto è un viaggio all'insegna della pioggia. Siamo sotto un arco perché sta piovendo tantissimo. Tutte le persone con la nostra stessa idea, ovviamente. Questo dovrebbe essere un palazzo storico, non l'abbiamo visto. È un museo ed è il Livrustkammaren. L'armeria reale si trova nei sotterranei del Palazzo Reale, ma osserva orari di apertura differenti. Sembra quasi una soffitta di famiglia, l'affascinante collezione di cimeli che abbraccia oltre 5 secoli, ripercorre l'infanzia, incoronazioni, matrimoni e morti, a volte violente, dai membri della famiglia reale svedese. Il vlog sotto l'ombrello. Dai, Ha vieni qua, iniziato vieni. a piovere. Siamo in piazza, la piazza Stortorget, che è una piazza fondamentale per Stoccolma, perché qui si è verificata l'impiccagione per inganno dalla corona danese che comandava con l'unione di Kalmar Norvegia, Svezia e appunto Danimarca. Uccisero qui 82 rivoltosi davanti alla popolazione locale. Non è enorme, me la figuravo più grande. Poi con la pioggia senza gente è ancora più affascinante. Rientriamo in un altro locale perché la pioggia è troppo insistente. Questa cena 60 euro. Un calice di vino 17 euro. Ok, ho detto voglio rimanere sobrio. Cena fatta, abbiamo aspettato un po' di tempo con la speranza che smettesse di piovere, ma sembra che la fortuna non sia veramente dalla nostra parte. Adesso facciamo due tappe velocissime e poi Andiamo. verso l'hotel. Andiamo. Sorry. Piove ancora, non riesco a tirare fuori la macchina fotografica per far foto e video. La cosa più dura di questo viaggio sarà proprio quella di condividerlo, perché togli il microfono, metti il microfono. Ragazzi, è impressionante. Comunque vi salutiamo da un posto caratteristico di Stoccolma. Dal vicolo più stretto di Stoccolma, tanto amato dai turisti. Come si chiama? Si chiama Martens Trotschies, è impronunciabile per noi. Sì, Martens Trotschies Gam. Cioè anche la professoressa non riesce a connettere. La difficoltà di ricordare sempre i nomi scandinavi, perché sono dittonghi di consonanti impronunciabili per noi. Comunque ve lo mostriamo, è questo qua. Eccolo qua. Se vale Bene. la pena non lo so. infatti. Comunque tutte le vie di Stoccolma sono carinissime. In questo momento ovviamente non c'è quasi nessuno, i locali sono pieni perché la gente sta mangiando. Adesso faremo un giro nel Palazzo Reale, che è il palazzo reale più grande al mondo abitato, cioè dove reali realmente vivono. E voi mi conoscete bene, tutto quello che è primato. E il primato non si può mai perdere, neanche a Stockholm con questa pioggia del maledetta. Ho letto un commento veloce, però la pioggia un po' ha stufato. Sì, ragazzi. Un po' stufato. Un po'. Realmente ci ha un po' sole. stancato. Ci sta mettendo la prova veramente. Ora andiamo dal Palazzo Reale e poi diretti in hotel. Anche perché domani Si riparte 700 km. di Copenaghen con la pioggia. No, speriamo di no. Sì. Andiamo. L'ho visto.
C'è un po' di pioggia anche domani. Andiamo, non ci pensiamo. Appena arrivati? Davanti al Kungliga Slottet, che sarebbe il palazzo reale più grande al mondo dove i reali vivono. Quindi come casa nostra, dai. Appena passati davanti alla Storkirken, che sarebbe l'edificio più antico di Stoccolma, tutti e due in ristrutturazione. Siamo super fortunati. Comunque lo vogliamo condividere ugualmente. Sì. E questo qua è il palazzo reale più grande al mondo. E sappiate che anche se ci gufate contro non ci piegate. Sì, ora vedete sarà così, poi ogni tanto ci sono quei momenti Ogni che... tanto non ce la posso fare. Questo è il palazzo vista da dietro. Tornati al calduccio, facciamo le scale per smaltire ma per scaldarci. Il mio naso è sempre rosso, come mi dice qualcuno. Di là. Appena tornati in camera, ora si sistema tutto in maniera super veloce perché domani mattina abbiamo anticipato la colazione, l'abbiamo portata alle 8, anche perché ho visto che per Copenaghen sempre il metro non è dalla nostra, cerchiamo di partire un po' prima perché veramente la strada è sulle 7 ore e qualcosina di moto con la pioggia e Ho tutto. l'impressione che sia sapete quei giochi che fanno in televisione, una prova, poi un'altra, Dai, non riesco. e poi una prova e non ne vieni fuori, qualcuno ti mette la testa ancora sotto l'acqua. Io sarà che Poi- dicevo al ritorno da Capo Nord, dai che la prossima tappa sarà più calda, Vedrai. dai che sarà più ma calda. figurati quando siamo arrivati a Stoccolma, 20 gradi, Per stai me, tranquilla. ho paura che arriveremo in Italia a fine d'estate. No, sicuramente sarà finita, però io mi immagino che sarà un mese e mezzo di pioggia, ragazzi. Sara mi ha detto, quando è che andiamo in ferie? Ce le siamo giocate. Ok, comunque, No, non è vero, torniamo seri, Sì, fa assolutamente. parte del gioco, ci sta tutto. Lo sapevamo. No, così tanto no. Però Figurati io. ci sta tutto e niente, ci Ciao, vediamo ragazzi. al prossimo video, perché tanto ce ne saranno altrettanti della fiction Capo Nord 2021. Con la pioggia. Ciao ragazzi. Baby, for love, go all for love. We're going for love, for beating hearts off the charts. Love, go all for love. We're going for love, baby, going for love, baby, for love. I bet you'll get it right, but don't get me wrong. Say what you got.